Ciao a tutti, sono Aldo Pellegrini e eccoci per un altro video su Quad Cortex. Oggi vi voglio andare a mostrare le funzioni di split, quindi il routing dei segnali, in quanto alcuni di voi mi hanno scritto se era possibile fare dei video in merito. Iniziamo subito con un piccolo video per farvi sentire qualcosina e dopo andiamo su Cortex Control per verificare cosa si può fare nel sistema Quad Cortex. Se quello che vedi ti sta piacendo, iscriviti al canale, clicca la campanellina, così sarai sempre informato sui prossimi video. Ciao! Mentre le ideologie si estinguono e le coscienze si disperdono, insieme ai muri crollano le verità di comodo. I monumenti a cosa servono? La vera storia non la insegnano, non devo chiedere, devo far da me. La verità sta dentro un nylon, dimenticata in qualche oceano, sotto la buccia debole di 10.000 regole. Ti capisco quando dici che rivorresti le tue bambole. Le tue bambole. Eccoci tornati, come avete sentito abbiamo utilizzato un brano dei Negrita in quanto Rodrigo mi piace molto come tipologia di suono, come suona. E ho utilizzato una patch con dei suoni stereofonici e con dei suoni in parallelo, dopo andiamo a vederli nello specifico. Ho utilizzato un software di intelligenza artificiale che vi linko il collegamento qui sotto sui commenti, che è interessante perché riuscite a splittare le tracce e dividere il file che avete voi, quello che volete, e dividere la batteria, la voce, le chitarre e poi downloadare il file, separare e mutare le tracce che desiderate sentire, suonarci sopra e backing track, insomma molto interessante. Ok, andiamo direttamente sul nostro Cortex Control e andiamo a verificare come è realizzata questa patch. Con questo preset andiamo un po' a vedere il routing del segnale, cioè come l'ho usato in questo caso qui e come andiamo a modificare poi il segnale per far vedere le altre opzioni che può avere Quad Cortex. Ok, nello specifico la patch suona così, questo suono pulito. Sul pedale di espressione aumento, diminuisco i delay o i riverberi. Ok, ambiente e quant'altro. Su questo
questo suono insomma va bene per fare un po' di tutto. Cosa abbiamo utilizzato? Un US che è sostanzialmente un Fender Deluxe Vibrato e un Captain 50, è un Morgan 50 watt. Ok. Ho usato un compressore, tra l'altro gli ho lasciato il mix 100%, quindi lavora, 0,9 millisecondi, l'ho lasciato un po' ampio, e dopo ho messo in fila un po' di distorsori per vari suoni. Ok, in questo caso poi qua si vede dato delle modifiche, differenziazioni in base alle scene dei vari parametri. Quando c'è questo simbolino qua vuol dire che è stato assegnato a una scena uno specifico parametro, e questo può cambiare mantenendo lo stesso effetto senza aggiungere altri effetti in linea, ma posso direttamente modificare il valore del parametro. Ok, qua c'è un Exotic Boost che uso sempre sui puliti. Questo è un Vemur Array, è un altro tipo di distorsore, un overdrive che è sostanzialmente senza il clone, e qua c'è la cattura del Robenberg, che è uno dei distorsori di Lukather. Ok, però andiamo a vederci com'è splittato il segnale. Allora, per il routing in Quad Cortex bisogna utilizzare questi dot qua, lo split blu e il mix, che sono queste due cose qui. Sostanzialmente come si creano? L'ho tolto, ok? Questo è come si presenta la griglia normalmente. Quando vedete qui questi due puntini che sono qui, sono disabilitati. Nel momento in cui volete fare lo split, quindi potete posizionarli in una determinata posizione della vostra griglia. In questo caso cosa riuscirete a fare? A dividere il vostro segnale, dopo vi faccio vedere come, e a utilizzarlo in parallelo o utilizzarlo come se fosse un'estensione della stessa griglia, piuttosto che... Adesso andiamo a vedere. Pian pianino facciamo vedere le varie opzioni, le varie possibilità. Andiamo veloci, perché se di solito faccio dei video troppo lunghi. Allora, qui abbiamo sostanzialmente input 1, che quando andate a creare il vostro segnale, il vostro ingresso della chitarra, e il segnale in questo caso viaggia dritto. Questo punto qua, adesso andiamo a vedere lo split. Questo è uno splitter utilizzato in modo balance. Sostanzialmente cosa succede? Questo potenziometro manda il suono nella riga A, che è la riga sopra, e la riga B, che è la riga sotto. Così al centro, un'unica manopola, decido che il suono va da una parte o dall'altra in maniera uguale. Se io lo sposto tutto da una parte, il suono andrà solo sopra. Se io lo sposto tutto dall'altra, il suono andrà solo qua sotto. Chiara sta cosa? Ok. A metà il suono mi va a sto punto in questo amplificatore che è il Fender e in questo amplificatore che è il Morgan. Perfetto. Ognuno ha le sue caratteristiche di suono. Vi faccio sentire. Questo è il Fender. Io ho anche pampottato il segnale. E questo è il Morgan. Allora io ho utilizzato questo split sostanzialmente per avere due amplificatori, funzionavano in parallelo, uno più chiaro e uno più rotondo, più scuro, per avere questo suono qua. Come sentite, un lato è più scuro, l'altro è più chiaro. Perché questo poi? Perché io sulle casse, le casse le ho tenute al centro, sì, ho pampottato sostanzialmente i suoni in uscita. Allora, ripetiamo, ingresso, suono che passa tramite la linea A dei distorsori, così attivo quando voglio, poi uno splitter manda il suono da questa parte qui e un altro split
e scusami, l'altro, sempre stesso splitter, mi manda il suono in quest'altro canale. Ora io contemporaneamente in questo caso ho il suono sulla riga A e sulla riga B. Cosa dico a questo punto? Bene, suono da qui, mi vai su questa riga. Benissimo, ma come lo voglio mandare? Ricordiamoci che questo è sempre un suono stereo, ok? Vai, pampottato, tutto sulla sinistra, come vedete, e invece questo qua del Morga va pampottato tutto sulla destra. Quindi ottengo questo. Qua ho messo un delay a 12 millisecondi per spostare eventualmente un po' il suono del Morgan, così sentite cosa succede. Si sente un'apertura stereo. Perché? Perché abbiamo diviso destra e sinistra in maniera netta su questi due, diciamo, connessioni, uscita verso la riga 3. Ok, qua ho messo un piccolo equalizzatore, bene. A questo punto, come vedete, il suono passa da qua e arriva in stereo su questa riga 3. Arrivato in questa riga, ho dei pedali che posso attivare e disattivare, poi discutiamo, vediamo, sono vibrato, tremolo e un chorus, più un gain per aumentare e diminuire 3-4 dB eventualmente il suono, se necessario. Allora, il suono stereo arriva qui e passa su questo riverbero, ok, ok. Benissimo. E quindi viene processato e va, però da qui ho messo un altro splitter. Sempre balance, ok, quindi il suono continua, diciamo 50% di qua, 50% di là, e qua ho messo due effetti veramente in parallelo perché poi vanno direttamente fuori sull'output. Io lascio sempre un multi-output in quanto attacco delle casse FR, FR quando suono fuori o solo delle cuffie e quant'altro senza splittare i vari output. Quindi sostanzialmente qua ho splittato il suono, che questo qui va direttamente a questo riverbero e poi passa sotto e va in un altro plate flash, che è per fare dei riverberoni più ampi, e in pipò che adesso vi attivo. Ok? Eccolo qua. Sempre controllati, come vedete, quando vedete questo segno qui per uno, che anche qui sostanzialmente, come vedete, io sto muovendo il pedale l'espressione numero 1 e sta cambiando i valori di mix, il valore di durata delle ripetizioni piuttosto che ripetizioni, si possono regolare varie cose. Ok, tipo questo suono, aumento ecco, parallelo. Ok, quindi questo è un esempio di split in parallelo, ok? Vi faccio vedere un'altra cosina. Nel momento in cui vado sul distorto,
proprio sto suono bello, sporco. Anche qui, se volessi aumentare e metterci delay, ecco sì, un altro esempio. Ok, bene, andiamo avanti invece con il tema degli split. Allora, in questo caso qui ho creato veramente un parallelo che va fuori con degli effetti dedicati e che seguono la linea e escono direttamente. In questo caso invece sopra è un parallelo, è come se facessimo un parallelo su amplificatori, è come uno split AB per avere il segnale di chitarra dei pedali splittato in due, uscire. Poi immaginatevi di avere dei microfoni che lo riprendono, lo rimettono in un canale del mixer e dal mixer poi vado a inserire gli effetti che vengono mandati su un altro canale per non impastarsi con un suono diretto. Ecco, questo è un po' il funzionamento di questa tipologia di percorso. Adesso andiamo a stravolgere il preset per farvi vedere un'altra cosa. Allora, torniamo sul primo split. Mettiamo caso che io volessi, intanto vediamo cosa c'è. Normal o split va stereo. Sostanzialmente se io avessi già un suono stereo in ingresso, prima di questo dot, potrei schiacciare qui e avere già una divisione anche del suono ingresso in stereo, cosa a destra e cosa a sinistra. Cioè cosa far entrare, in quale modo e dove mandarlo. Ma in realtà questo normalmente non si usa. Normalmente è difficile, insomma. Ok, andiamo a fare un esperimento. Allora, come vi dicevo, noi adesso qua abbiamo un suono che viene pampottato completamente a destra e completamente a sinistra dall'altra parte. Se li metto insieme cosa succede? Diciamo che perdo, aumento il volume perché sto aumentando il volume, però perdo quella caratteristica di avere un'apertura del suono, soprattutto per le frequenze differenti che avevo con le due ampie. Si sente anche quasi un controfase. Queste sono le fasi che si può anche andare a modificare, la fase dei microfoni, degli amplificatori, se si sente qualcosa che non va, se si ha il dubbio di essere fuori fase con i due amplificatori insieme per esempio, o due casse insieme, due ampli. Ecco, qua Cortex non sistema in automatico come invece fa le fasi DDR delle casse. Ok, proviamo a fare un esperimento e a splittare questo suono solo su questo canale. Quindi adesso il suono passa direttamente qua. Quindi dritto. Adesso avendo girato 100% 10 nel balance mode, sappiamo che il suono passa dritto da un lato. Mettiamo che in un'altra scena io debba utilizzare l'altro amplificatore, allora potrei salvare una scena con questo completamente a zero. Allora in questo caso il mio suono entra qui e viene sparato dall'altra parte, riga B. In questo caso sostanzialmente non sentirò più questo. Infatti se abbasso il volume di questo amplificatore qua non sento più. Ah no, allora è l'altro.
Eccolo qua. Quindi tutto a sinistra passa il segnale A, tutto a destra passa il segnale B. Infatti adesso non sento più. Bene, perfetto. Ok, quindi sostanzialmente il balance mode per splittare, splitto ed esco direttamente. In questo caso il mixer, che è questo pallino rosa, nel momento in cui non rientro sulla riga dalla quale sono uscito, è disabilitato, non serve a niente. Ok? Bene, lo vediamo adesso con gli effetti di ritorno. Torniamo a vedere il nostro segnale come prima, metà e metà, e io pampotto canali. Benissimo, mettiamo un po' in stereo. Ok, adesso andiamo a vedere questo suono qui. Quindi adesso questi due canali, come vedete, row 3, riga 3, riga 3, vanno qui, arrivano in stereo, passano su altri effetti, un bel vibrato stereo, tremolo. Ok, e cosa succede qua? Adesso posso decidere cosa voglio fare veramente. Segnale da qui va a questo riverbero qui e poi esce. Non voglio più mandarlo lì. Togliamo il riverbero sotto. Ok, sentite? Adesso il segnale sta passando, qua viene, non sta più entrando in questo riverbero. Sentite? Anche se lo metto al massimo non si sente. Quindi io, facendo totalmente a destra, a 10, mando il suono sulla riga sotto, essendo questi due. Poi alzo. Ok? Bene. Se io invece, come ero prima, lo lascio 50-50, il mio suono andrà sia di qua che di qua. Come sentite, c'è ovviamente, passando il suono da una parte e anche dall'altra e andando direttamente in multi output, agli output, nel momento in cui splitto e metto al centro, come avete sentito, il suono quando è completamente splittato sulla riga sotto perde un po' di volume. Perché? Perché non ho più l'uscita qui. Se io lo giro tutto sopra, quindi adesso uscirà solo dalla riga 3 e sarà processato solo dal riverbero corto, ok? Sentirò sotto questo. A metà il suono passa qui e qui, ma anche il suono dry passa, avrò un suono un po' più alto rispetto a questo. Poca roba, però un pelo c'è. Ok, scusate i rumori, ma ho delle ronze in casa. Ok, nel momento in cui vado, in questo caso è un vero parallelo, vado ad avere due suoni in parallelo che entra in questi effetti, ovviamente vado a gestire la quantità di effetto che devo far sentire e la quantità di dry, quindi un mix 0,73% mi fa sentire comunque il suono dry, ma ne aumenta il livello del delay. Se vado a modificare, facciamolo assieme al volo, pedale espressione numero 1, che è questo, andiamo sul delay, 73%, andiamo a metterlo 79, 100, attenzione, sentite una cosa.
Se lo tengo a 93, quando lo tengo al 93%, comunque il suono dry passa bene e c'è volume di prima. Non è diverso, lo metto al 93%, poi ovviamente sento i ritorni alti. Se invece lo metto al 100%, quando faccio alcune pennate effettivamente suona un po' più basso. Perché? Perché non c'è più il segnale dry che sta passando. Quindi ho ridotto un pelo, in questo caso c'è 100% effetto e non c'è più dry. Quindi il mio consiglio, se si vuole avere un'alta quantità di effetto ma fa passare lo stesso dry per non avere sbalzi di volume, in questo caso è tenere 96-95%. Pelo ancora di... proviamo 93. Ok, in questo caso quindi 93-95% soglia massima per non avere diciamo un segnale dry sulla seconda linea che mi viene un po' ridotto. Ok, andiamo a vedere l'altra opzione di split, lo split AB. Ok, anzi no, restiamo in balance perché voglio farvi vedere anche questo. Spostiamo un attimo gli effettini, spostiamo di uno per avere lo spazio per vedere modificare i passaggi. Va bene, bene. Allora in questo caso viene detto questo è un puro parallelo, il suono arriva qua, viene splittato, esce fuori qui e dopo viene mandato sull'altra riga qui e processato dai delay, reverber e viene mandato fuori. Quindi qua il segnale più wet esce direttamente fuori, qua il segnale più dry esce direttamente fuori. Se io prendo questo M che è mixer e lo metto qui, cosa succede? Succede che il mio suono esce per poi essere processato e poi rientrare su questa riga. E cosa succede così? Che comunque io posso avere la possibilità, diciamo, vedete c'è il livello A che è l'ingresso di questa riga 3. Pump pot, posso spostare questo segnale, chiamiamolo dry che arrivava prima, tutto a destra o tutto a sinistra. Livello B, che è quello che arriva da questa riga, e spostarlo tutto a sinistra magari. O aumentare o diminuire il livello o cambiare la fase. Facciamo un esempio. Io adesso ho livello A, chiamiamolo dry. Io potrei quindi spostare il mio pump pot diciamo della riga dry tutto a destra o a sinistra e idem l'altro, splittato. Quindi cosa succederebbe? Come sentite, visto che avevo messo un ping pong che andava a destra e a sinistra, qua abbiamo perso una ribattuta e anche il volume cambia. Lo rimetto al centro e anche qui lo rimetto al centro, oppure così possiamo tenerlo sempre da una parte. Adesso è tornato il pump pot perché il delay stereo B dove arriva questo segnale processato è stato messo al centro. Al centro vuol dire che ho sempre due canali di uscita all'e-main, invece questo l'ho tenuto pampottato. Quindi se lo metto al centro ne aumenta anche il volume, il dry generale. Quindi questo è un altro modo per utilizzare il dot split e mixer, quindi creare un'uscita e dopo rientrare sulla riga. Personalmente non mi piace tanto questo metodo per usare gli effetti di ritardo, ma quindi gli effetti di ritardo preferisco metterli direttamente in output. Preferisco gestire meglio il mix dell'effetto, la quantità di effetto, i volumi e quant'altro. Però usare questa catena con queste due cose potrebbe essere utile per fare cosa? Per aumentare gli effetti senza dover uscire da qui, cioè in questo caso potrei voler avere anche un'altra riga di effetti messi in serie, come
senza un parallelo, vero? Allora in questo caso andare qui e dire, caro segnale, entra qui, poi non mi vai più dritto fuori, ok? Mi vai tutto dall'altra parte, bene, ok? Quindi il segnale adesso qui non passa più da qui a qui, perché l'ho buttato sotto. Adesso, quando dopo rientro, io potrei spegnere il segnale A, vedete che non cambia? Perché qua adesso sull'A non c'è più niente, perché l'ho tagliato prima e l'ho mandato sotto. Ok, quindi adesso ho sostanzialmente una riga di serie. Potrei mettere, se fossimo sopra con questa cosa, potrei mettere un altri compressori, un altro amplificatore, però se io decidessi, che ne so, facciamo un esempio, eccolo qua, diciamo che metto un'altra cassa, proprio questa, copy device, incolla, mettiamo un amplificatore diverso, un box AC30, questo li spengo. Ok, adesso questo è un esempio abbastanza pratico. Vediamo il segnale che passa dritto qua sopra su tutti i miei distorsori. Viene comunque splittato, ma è pulito, perché qua non sta più passando sugli amplificatori. Qui abbiamo un segnale che va dritto sulla riga e un segnale, in questo caso spostato di 10 millisecondi, sempre che va sulla riga 3. E sulla riga 3 come vanno? Uno va pompotato a destra e uno va pompotato a sinistra, che l'avevamo fatto prima per avere l'apertura del suono. Quindi entrano qui, vanno sul tremolo e sul chorus, che sono gli effetti che possono stare benissimo davanti agli ampli, e poi vanno giù qua. Allora giù qua io posso lavorare col mio amplificatore. Adesso non ho fatto regolazioni. Ok, non ho regolato niente perché funzioni bene questo suono adesso, però dai, diciamo che questa è un'opzione per poi splittare il suono e rientrare, allungare la mia riga. Quando sono pieno qui, splitto, mando avanti il segnale di e lo riprendo in questo caso dall'altra parte. Ok? Questa è una serie, infatti reagisce diversamente anche il delay al suono, perché il mio mix diventa molto più importante, non è più un parallelo. Ok, altra opzione di uno split. Vediamo adesso, togliamo questo che non mi serve, andiamo su, togliamo questo, andiamo sull'opzione AB. Cosa fa AB? Quello che ci siamo detti prima praticamente. Qui ho un unico balance. Ok, quindi qua ho A e B. Quando vado qui, giustamente come ho fatto prima io che mi ero sbagliato, non mi ricordavo più se era tutto A o tutto A in questo modo qui. Diciamo che in questo modo avete l'A, avete il B e sapete quanto volete dare uno e all'altro segnale, ok? A è sempre sopra, B è sempre sotto. Anche qui poi potete tornare sulla riga precedente come abbiamo visto prima, ok? L'altra opzione, quindi la differenza tra questi due, come avete visto, è qui ho questa manopola che al centro sono A e B contemporaneamente, qui invece tutto A o tutto B. In questo caso AB invece 0,0 sono insieme, posso ridurre o posso anche aumentare il segnale. Quindi ho l'opzione di aumentare un po' di più, dargli più dB, dargli un guadagno sulla riga che voglio sotto, quindi se ho degli effetti e voglio essere che siano più pronunciati, posso lavorare così. Altra cosa carina
è lo split crossover. Cosa fa questo benedetto crossover? Sostanzialmente mi divide il segnale che va sempre sulla riga A, quindi quella principale dello split, e la riga B, me lo divide in base alle frequenze. Allora noi proviamo a inserire per esempio un pitch, meno 12 semitoни, e vediamo come suona. Lui mi divide la frequenza da far passare e da mandare al pitch. Vedete qua sotto, qua in alto non sta andando il segnale sotto del pitch. Man mano che salgo non si sente più l'ottava. Ok, sostanzialmente cosa fa? Divide le frequenze e manda alcune giù, basse o alte in base a come si setta, e alcune le manda dritte. Ho fatto un po' di esperimenti, ma ok. Sentire una nota bassa e suonare sopra. Ok, queste sono un po' le possibilità che si possono avere con questi split. Poi piace o non piace. Personalmente, come vi ho fatto vedere, io li uso o per sdoppiare il suono normalmente in parallelo o per fare un parallelo vero degli effetti di ritardo. In altre patch l'ho usato, vediamo, per sdoppiare amplificatori principalmente, e dopo sotto sempre in quel modo lì. Sono alcune patch per l'acustica, magari ve la farò vedere, dove ecco, in questo caso il suono viene processato in parallelo per poi rientrare sulla stessa riga. Insomma, ci sono varie soluzioni. Questi sono fondamentalmente i tre possibilità di split di segnale. Poi, attenzione, un'altra possibilità di split, che in realtà è intrinseca nel quad cortex, è quella di poter avere qui, dove vedete questo più, su ogni riga un ingresso magari, no? Potrei mettere un input e far partire una riga col suo segnale indipendente, o mettere sempre l'input 1 e partire contemporaneamente con due segnali e suonare e avere i due segnali che vanno in simultanea, proprio come se avessi due amplificatori connessi in simultanea e in parallelo, ovviamente. Quindi anche quello in realtà è un segnale in parallelo, poi in serie sulla stessa riga, perché se occupo due righe in questo modo non posso avere uno split. Oppure potrei avere, togliamo questa opzione qui, potrei invece avere questo caso una patch in questo modo qui, con una riga primaria con amplificatore e sotto uno split che mi va direttamente in mix output. Immaginate di vedere questo che va direttamente all'output multiplo. Se qua mette riga 3, giustamente mi spara il segnale qui e non mi dà l'opzione di poter mettere un altro input. Adesso, per dire, potrei fare così. Vediamo. Ecco, in questo caso io cosa avrei? Un input, il segnale che prende, esce, riga A,
poi viene processato da questi qua, splittato qui e viene processato dal delay, e contemporaneamente un altro input qui di questo amplificatore che viene poi processato e splittato a sua volta. Allora in questo caso ho due amplificatori che suonano indipendentemente uno dall'altro. Ok, in questo caso ho fatto un input con i suoi pedali che va all'amplificatore, quindi viene splittato il suono prima dell'amplificatore e passa su un delay. Questo perché ho preso la patch che era in corso, ma in realtà non ha grande senso così, potrei metterci qualcos'altro. Degli effetti di ritardo, beh, mettiamolo qua. Diciamo che lo spostiamo dopo l'amplificatore, eccolo, così ha più senso. E lo stesso qui, input, quindi lo stesso segnale entra qua e qua contemporaneamente. Qua lo mando su questa testata. Adesso mi sta andando solo quell'altra. E poi magari me li pampotto tutti. Questa da una parte, questo dall'altra. Anche se perdo i riverberi in stereo, in questo caso specifico. Sentite? Sono solo da un lato perché ho pampottato tutto. Però potrei avere un suono distorto su quello sopra. Sentite il sinistro distorto e il destro è quasi pulito. Quindi qua sostanzialmente sto usando due amplificatori, uno pulito e uno distorto, contemporaneamente, un mega parallelo, e a loro volta ogni amplificatore ha un parallelo per gli effetti di ritardo. Ecco, diciamo che le possibilità sono interessanti. Bene, direi che è tutto, vi ringrazio. Se quello che avete visto vi è interessato, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina così sarete informati. Grazie di tutto e alla prossima, ciao!